Ti sei mai chiesto: è davvero necessario fare l'università nel 2025? Come posso costruire un futuro stabile anche senza una laurea? Posso puntare ad un business high ticket che magari mi porti 3.000 o anche 10.000 euro al mese anche senza un diploma? La risposta è assolutamente sì. Nel video di oggi ti spiegherò esattamente come puoi avviare un'attività di successo nel campo del coaching e trasformare le tue ambizioni in una vera professione stabile e redditizia. Ti aiuto proprio a fare questo, costruire un'attività con clienti regolari e un reddito stabile, così da garantirti indipendenza e soddisfazione, sia personale che professionale. Ti seguo passo dopo passo nella creazione del tuo business di coaching high ticket, fino ad ottenere i primi clienti e a raggiungere un lavoro stabile e soprattutto duraturo, con clienti ogni mese. Niente risultati casuali, solo risultati concreti in poche settimane. Se hai tra i 20 e i 30 anni e ti senti in un momento di incertezza, sappi che non sei solo. Sempre più giovani si trovano davanti a questa scelta cruciale per il proprio futuro. Il mondo sta cambiando rapidamente. L'università, un tempo considerata la via sicura per un lavoro stabile, oggi non offre più garanzie. Molti si laureano solo per ritrovarsi a lottare per ottenere un lavoro soddisfacente. Ma c'è una buona notizia. Grazie ad internet esistono nuove opportunità per costruire una carriera indipendente. E una di queste, per me la migliore in assoluto, è il coaching. Una professione che non solo ti permette di trasformare la tua ambizione e passione in lavoro, ma anche di fare davvero la differenza nella vita degli altri. E inoltre è un lavoro high ticket, il che non guasta. Il coaching non è solo una professione, è una vera e propria missione. Ti permette di aiutare le persone a raggiungere i loro obiettivi mentre costruisci una carriera che offre soddisfazione personale ed economica. Ma per riuscire davvero è fondamentale avere le giuste strategie e soprattutto una struttura ben definita. Ed è qui che molte persone si bloccano. Magari hanno una grande passione, hanno persino seguito corsi o programmi di formazione, ma alla fine si ritrovano spaesate, senza un vero percorso o con clienti saltuari. È per questo che ho creato un metodo chiaro, pratico e concreto che ti aiuta a passare dall'incertezza a un business stabile e solido. Ed oggi ti svelo in dettaglio i passaggi principali a partire dalla regola dei 10.000 euro al mese. Questa è una cosa assolutamente non negoziabile. Devi metterti in testa che la tua attività di coaching deve portarti almeno 10.000 euro al mese. Questo perché se vendi i tuoi programmi ad un prezzo troppo basso, non riuscirai a sostenere le spese e alla lunga non riuscirai a scalare la tua attività. E come mi piace dire sempre, se un business non scala, muore. Questo perché il mercato è in continuo cambiamento. Il coaching, in realtà, è il modello di business più semplice da scalare. Anche perché può darti in modo veloce con pochi clienti le risorse che ti servono. Quindi il primo passo è identificare esattamente cosa puoi insegnare agli altri e se ciò che puoi insegnare è abbastanza di valore per cui le persone sono disposte a pagare. Questo è un punto davvero cruciale. Le persone devono essere disposte a pagare. E su questo argomento ci torniamo tra un attimo. Se hai già una certa esperienza, non solo lavorativa, ma di vita, in quel caso dovrai combinare la tua esperienza con i bisogni delle persone. Se però sei giovane e non possiedi già tali conoscenze, dovrai acquisirle. E a tal proposito attualmente ho un programma dedicato proprio a questo,
Non solo ti do le conoscenze necessarie se non le hai, ma ti guido lungo tutto il percorso di costruzione del tuo business, della tua offerta e l'acquisizione dei primi clienti e quindi le prime vendite. Se vuoi saperne di più, metti coach nei commenti o clicca nel link nella descrizione. Per costruire un'attività di coaching da 10.000 euro al mese hai bisogno di 5 elementi chiave. Ognuno di questi è davvero un pilastro che insieme forma una base solida e stabile. Voglio descriverti brevemente questi elementi e poi approfondirli nel dettaglio, così potrai davvero capire come implementarli tu stesso basandoti sulle tue conoscenze ed esperienze. Il primo elemento è che non si tratta solo di informazioni, tutto ruota a quello che chiamiamo l'offerta. L'offerta è così importante perché, come ho detto, non si tratta solo di un programma basato sulle informazioni. Nessuno pagherà per quello. Proprio così, soprattutto oggi con strumenti come l'intelligenza artificiale, con la vasta quantità di informazioni gratuite su internet e con il grande aumento dei creatori di contenuti, ci sono così tante informazioni gratuite a disposizione. Quindi perché dovrebbero pagare le tue informazioni quando possono ottenerle gratis? Le persone non pagano per le informazioni, pagano per la trasformazione. Le persone desiderano risultati concreti, una vera trasformazione. E quando parlo di trasformazione e risultati concreti, non mi riferisco a vendite casuali. Quelle si verificano quando il modello di business che stai utilizzando non ha una solida struttura. Un'offerta davvero solida è cruciale e deve essere al centro. Ed è il primo elemento che definisci prima di passare a qualsiasi altra parte dell'attività. L'intera offerta ruota attorno a quella che io chiamo la trasformazione da zero a eroe, cioè dal punto zero da cui parte il tuo cliente a eroe. Alle volte è veramente dura ed è per questo che io definisco anche uno status superiore ad eroe, supereroe. Ma di questo status non ne parlerò in questo video. La cosa importante è che tu capisca che se riesci a portare il tuo cliente allo status di eroe o supereroe è fatta. Perché questo modello di business è replicabile ed ecco perché è facilmente scalabile. Replichi il successo dei tuoi clienti con altri nuovi clienti. Questa trasformazione viene normalmente definita la tua proposta unica di vendita, cioè la tua offerta che è unica e ti contraddistingue dalla concorrenza. Più avanti parlerò di come svilupparla e da dove nasce. Il secondo elemento fondamentale è ciò che io chiamo l'avatar del cliente ideale. Questa parte è davvero cruciale perché il tuo programma di coaching dovrebbe essere costruito specificamente per il tuo cliente ideale. E nello specifico, cosa assolutamente fondamentale, sono i clienti che ne hanno più bisogno. E l'aspetto chiave qui è più bisogno. Cioè il tuo cliente ideale è al suo zero point, è in un momento di frustrazione estrema e ha urgenza di risolverlo, ha urgenza di risolvere il problema. Non sei qui per servire tutti, sei qui per servire le persone che hanno più bisogno di te e sono pronte a fare davvero il lavoro necessario per ottenere il risultato di ciò che insegni. Se il tuo cliente ideale è al suo zero point, sarà più facile vendere il tuo programma e sarà più facile ottenere i risultati perché è una persona con una forte motivazione. Quindi, combinando la trasformazione da zero a eroe e il cliente ideale specifico, crei un viaggio del cliente ideale che è incredibilmente efficace ed efficiente nel portare i tuoi clienti al risultato eroico che desiderano ardentemente.
Queste persone stanno cercando risultati, stanno investendo in questi programmi per ottenere una guida esperta e una scorciatoia basata su esperienza reale per raggiungere l'obiettivo che desiderano nel minor tempo possibile e senza deviazioni o ostacoli inutili. Ed è per questo che il tuo lavoro di coach è così importante. Tu li agevoli ad ottenere il risultato che da soli non riescono proprio ad ottenere. E siccome sono frustrati dalla loro situazione perché si trovano nello zero point, sono disposti a pagarti high ticket perché sentono che è un ottimo investimento. Un altro elemento fondamentale di questo modello di business è la comunicazione. Dovrai comunicare il tuo messaggio in modo chiaro e semplice. E questo significa coinvolgere e connettersi con i tuoi clienti ideali, parlando la loro lingua ed entrando veramente nella loro mente, creando contenuti che siano realmente rilevanti per loro, quindi dei contenuti che gli interessino particolarmente. Quindi a questo stadio dovrai lavorare sul social media marketing e la tua comunicazione dovrà essere semplice e diretta, in modo da tagliare attraverso tutto il rumore, il disordine, le enormi quantità di contenuti là fuori che sono opprimenti e anche fuorvianti, posizionandoti come l'autorità di riferimento fidata. E quando nelle loro menti sei l'esperto di riferimento, hai la loro fiducia. Sei rilevante per le persone che hanno più bisogno di te e allora generi vendite. Quindi vedi come tutta questa struttura funziona insieme e deve essere costruita però nell'ordine giusto. Voglio però ricordarti che c'è un fattore fondamentale. Il cliente ideale, quello più motivato, è allo stadio 0 o zero point. È già pronto ad acquistare. Sta solamente cercando l'esperto giusto, quello che lo convince di più. E quell'esperto puoi, anzi, devi essere tu. Perché la vendita cos'è in definitiva? È semplicemente il procedimento di connessione e coinvolgimento di persone sconosciute, persone che sono pronte a cercare aiuto e ottenere risultati e alla fine di tutto questo procedimento si trasformano in clienti. E nel sales funnel, il funnel di vendita, viene rappresentato con questo grafico, perché in genere solo una piccola parte di queste persone si trasforma in cliente, perché è già allo stato zero, è già allo zero point. Altri che si trovano alla metà del viaggio potrebbero impiegarci più tempo, ma poi anche loro sono pronti a diventare clienti. Questo è il viaggio del cliente. Ed ecco perché, facendo il coach high ticket, anche se la punta del tuo sales funnel non contiene tantissime persone, puoi comunque già fare 10.000 euro al mese. Non è un risultato irraggiungibile, perché in questo modello di business si dà importanza alla qualità sopra la quantità. La qualità del cliente ideale che è pronto ad acquistare, ad investire su se stesso e a intraprendere con te un viaggio trasformativo, anche detto viaggio dell'eroe. E cosa succede quando ottiene dei risultati con te? Allora hai la certezza che puoi replicare con altre persone simili quel successo, perché hai la certezza che il tuo programma funziona. Ricordati che il tuo cliente al punto zero ha un senso di urgenza nel risolvere la sua situazione e prende molto sul serio il tuo programma, ed è così anche che riuscirai ad ottenere risultati più positivi. Perché per ottenere reali risultati ci vuole comunque il duro lavoro, e questo è valido non solo con te, ma anche per il tuo cliente ideale. E quando otterranno risultati,
allora anche il tuo business scalerà, perché attrarrai a te più facilmente altri clienti simili, replicando e automatizzando. Quello che intendo dire è che una volta che hai un'offerta comprovata e i tuoi primi clienti, è il momento di utilizzare strumenti e sistemi per scalare senza bisogno di lavoro manuale costante. E questo ti permette di smettere di scambiare tempo per denaro, consentendoti allo stesso tempo di avere un grande impatto su persone in tutto il mondo che hanno davvero bisogno del tuo aiuto. Ora metterò insieme ciascuno di questi elementi, guidandoti attraverso questi passaggi con un approfondimento su ogni area, e alla fine saprai esattamente come costruire la tua attività di coaching ad alto fatturato e avrai uno strumento potente a portata di mano per farlo in modo ancora più efficiente. Pronto? Prima però voglio ricordare che se desideri una consulenza completamente gratuita per sapere esattamente come fare nel tuo caso specifico a costruire la tua attività di coaching ai ticket con i primi clienti in poche settimane, scrivi coach nei commenti o clicca nel link nella descrizione. Quindi partiamo dal primo punto, l'offerta. Quello che voglio davvero che tu consideri sull'offerta è qualcosa che ho menzionato in precedenza. Si parte dall'idea che stai portando il tuo cliente in un viaggio e per la precisione è il viaggio dell'eroe. Non è un viaggio qualsiasi, è un viaggio trasformativo. Il tuo programma non riguarda il fornire informazioni infinite, ma il consegnare una trasformazione significativa. Ricordati che le persone pagano per avere qualcosa di concreto che cambi la loro vita. Devi chiederti: come posso guidare le persone a raggiungere il punto eroe? Devi immaginare dove si trovano i tuoi clienti ora e in definitiva dove vogliono arrivare, e quindi progettare la tua offerta per colmare quel divario. Ecco perché questo viaggio da zero a eroe o il viaggio dell'eroe è così importante, perché vogliamo assicurarci che i tuoi clienti partano da un punto di partenza molto specifico, e questo è lo stato o punto zero, ed è qui che sono nel momento di maggiore difficoltà, più spossati, più frustrati e hanno più bisogno di aiuto. Perché se sono nello zero point prenderanno la cosa molto sul serio e faranno effettivamente il lavoro necessario per raggiungere l'obiettivo eroico. E ancora più importante è che ciò che rende il tutto ancora più semplice è partire prima con l'obiettivo eroico. Perché una volta che sappiamo dove vogliono arrivare, cosa stanno cercando di raggiungere e qual è la cima della montagna che vogliono scalare, allora dobbiamo definire il come. Quindi devi definire lo stato di eroe, quello che loro desiderano raggiungere a tutti i costi, e poi devi fare un lavoro inverso per capire cosa serve per arrivarci, come arrivarci. Il tuo programma di coaching servirà a colmare quel divario tra il punto zero e il punto eroe, che è ciò di cui loro hanno disperatamente bisogno, e più ne hanno bisogno e più sono disposti a pagare. Ricordati che il viaggio, cioè il tuo programma, non deve essere pieno di ostacoli o una strada piena di curve. Il procedimento non deve essere frustrante, perché altrimenti nessuno è disposto a pagare per tale procedimento. Il tuo compito con la tua offerta è creare il percorso più lineare, fluido ed efficiente da zero a eroe. Quindi, ricapitolando, è fondamentale che il tuo cliente ideale sia allo zero point. Deve essere al punto zero. Se non prova alcun dolore o urgenza e sta solamente informandosi passivamente su un possibile cambiamento, non farà ciò che è necessario fare per arrivare allo status di eroe.
E questo si può riflettere negativamente sul tuo business, perché si potrebbe spargere la voce che il tuo programma, la tua guida non funziona. Alle volte si tratta solo, semplicemente, del cliente sbagliato. Come ho detto in precedenza, non puoi servire tutti. Ti faccio un esempio pratico. Mettiamo che il tuo cliente ideale sia un web designer, un freelancer. Il suo punto di dolore o lo zero point potrebbe essere l'insofferenza che nasce dal sentirsi soffocare dal fare un lavoro d'ufficio tutti i giorni dalle 9 alle 5. Quindi, quale potrebbe essere lo stato di eroe che loro desiderano? Quello che cercano di ottenere è sicuramente di essere indipendenti e non lavorare più per nessuno, così da avere la libertà di lavorare con chi vogliono, facendo il lavoro che amano nel web design, ma alle loro condizioni. Vogliono lavorare ai propri orari e in modo che permetta loro quella libertà che tanto desiderano. Qui abbiamo quindi un punto di partenza e un punto di arrivo molto chiari. Questi due fattori sono importantissimi perché costruiscono la base per crescere e attrarre le persone giuste che si impegneranno e ti daranno risultati. Come coach, il successo dei tuoi clienti è il tuo successo. Perché immagina cosa succede quando più avanti nella tua attività si sparge la voce che il tuo programma funziona? Sarà sempre più facile vendere e scalare il tuo business e passare da 5.000 euro al mese a 10.000 euro al mese e poi a 20.000 euro al mese e oltre. Ma perché il tuo programma funzioni, deve avere due caratteristiche. 1. Il tuo cliente ideale deve essere al suo zero point o punto zero. E 2. Il programma che crei deve essere un percorso chiaro ed efficace di trasformazione da zero a eroe. Quindi, partendo da questo punto, dall'eroe, si fa una sorta di ingegneria inversa per capire come deve essere quel percorso per creare il programma più efficiente e ottenere per i tuoi clienti il miglior risultato possibile. Quindi devi iniziare da lì, lavorare al contrario e identificare quel percorso, quel viaggio. Come diceva Steve Jobs, non puoi collegare i punti guardando avanti, puoi solo collegarli guardando indietro. E questo esprime esattamente che lavoro devi fare quando devi creare la tua offerta, quindi il tuo programma iTicket. È esattamente quello che stiamo facendo qui. Impari solo ciò che ti serve per creare questo viaggio e fai un'analisi inversa di quel percorso che crea un ottimo programma. Ecco perché dico, per creare l'offerta perfetta, cioè il viaggio trasformativo, devi prima partire dal cliente, poi verrà l'offerta perfetta, l'offerta vincente. Quindi definire il tuo cliente ideale è cruciale e devi farlo nel modo più dettagliato possibile. La definizione dettagliata del tuo cliente determina la tua micronicchia. È assolutamente cruciale per assicurarsi di poter ottenere dei risultati con il minimo attrito e deviazioni per il tuo cliente ideale. Più la nicchia è piccola e più venderai. Pensalo come se fosse un grande pesce in un piccolo stagno, dove lo stagno è la tua micronicchia. Non hai bisogno che tutti acquistino il tuo programma, solo le persone che sono un perfetto abbinamento, perché saranno loro a fare veramente il lavoro. Come ho detto più volte prima, questa è la chiave per stabilire davvero l'autorità, cioè per essere considerati esperti. Se vai troppo in generale, ti perderai in un mare di opzioni e inoltre anche nel mare di concorrenti.
rischi di offrire troppo e di non avere la comunicazione del tuo messaggio semplice e diretta. E questo può veramente minare le tue vendite. Più sei specifico, più renderai tutto molto più facile e diventerai davvero l'autorità di riferimento nella tua nicchia specifica e industria. Quando la tua nicchia è specifica, saprai esattamente per chi creare il tuo programma, capirai i loro problemi unici e come affrontarli, e questo renderà il tuo marketing un processo semplice, lineare e senza stress. Potrai generare molti più risultati e clienti con molto meno sforzo. Nel caso dell'esempio fatto in precedenza, il web designer, sappiamo che i problemi specifici riguardano i web designer anche sottopagati, bloccati e soffocati che attualmente lavorano all'interno di un'azienda. Vogliono utilizzare il web design come mezzo per creare il proprio business. Quindi stanno pensando: odio il mio lavoro, ma amo ciò che faccio. Quindi apprezzano il loro lavoro, ma odiano il modo in cui lo stanno facendo. E in quel caso ti stai rivolgendo a persone che si trovano esattamente in questa posizione. Saranno nella condizione giusta per prendere sul serio il tuo programma, ottenere risultati, fare il lavoro, e il loro successo genererà ottime testimonianze. Quindi sceglierai una nicchia specifica basata su uno specifico cliente che si trova al punto zero, e la tua offerta sarà costruita attorno al punto eroe, ciò che il cliente ideale non riesce a raggiungere da solo. Se tu scegliessi come mercato l'industria, in questo caso il web design, e la tua offerta fosse: ho un programma di web design. Bene, per chi è? E chi è che ne ha più bisogno? Chi farà il lavoro che serve in questo caso? Chi è che sente la necessità di farlo? Quindi le persone sentono la necessità di avere questo corso? Soprattutto, sono disposte a pagarlo? Probabilmente la risposta nel 2025 è no. Questa è un'offerta che poteva interessare nel 2017 forse, ma oggi di corsi gratuiti il web è pieno, basta pensare allo stesso YouTube. Ma ci sono anche blog che offrono procedimenti passo passo. Quindi perché qualcuno dovrebbe comprare quel programma quando 1. Si trova gratuitamente su internet e 2. Non risolve effettivamente alcun problema urgente e perciò non sentono l'urgenza necessaria che li spinge a spendere soldi per quel prodotto. Ecco perché dico che la vendita di informazioni nel 2025 è ufficialmente morta. La cosa giusta da fare oggi è individuare la micronicchia. E questa micronicchia è esattamente per la persona che è lì seduta, che sta guardando questo video e pensando: wow, stai parlando direttamente con me, mi stai leggendo nel pensiero. Quindi, di un corso su come fare il web design, che potrebbe anche essere di progettazione web per aziende, chi lavora in ufficio o come freelance dalle 9 alle 5 non è veramente interessato. Magari potrebbe anche essere una persona a cui forse non dispiacerebbe migliorare le proprie competenze, ma non è davvero coinvolta e quindi non è disposta a pagare. Mentre questa persona, il cliente ideale, può essere interessata alla progettazione web e al migliorare le sue competenze come un mezzo per creare il proprio business. E questo è il punto. E questa è la differenza tra un mero corso e un programma di coaching trasformativo.
è un vero viaggio trasformativo della vita della persona. Quindi, ancora una volta, vuoi essere assolutamente un pesce grande in uno stagno piccolo. Vuoi creare una nicchia dove puoi davvero diventare l'autorità di riferimento. E il punto di partenza del tuo programma è che deve affrontare direttamente questi punti dolenti, quelli associati al risultato specifico che il cliente ideale sta cercando di raggiungere. Ciò che dovrai fare sarà concentrarti su 3 chiavi che contraddistinguono il tuo cliente ideale. 1. Un cliente ideale specifico. E 2. Un momento specifico del loro percorso in cui hanno più bisogno del tuo aiuto e da soli non ci riescono. 3. Vogliono e stanno cercando un risultato specifico. Più chiaro è il tuo pubblico, più profondo è il tuo impatto. Quando lavori per capire chi è il tuo cliente ideale, la domanda sbagliata da farsi è: chi ha bisogno del mio aiuto? La domanda giusta da porsi è: chi è che ha più bisogno del mio aiuto? Più bisogno. E ora hai un'offerta chiara, sai chi è il tuo cliente ideale, ma come fai a portarli nel tuo programma? Come fai ad avere i tuoi primi clienti? E qui entriamo nella fase del marketing. Comunicazione. E per la precisione, comunicazione magnetica più lead generation uguale vendite. La comunicazione magnetica si basa sul fatto che non stai cercando di fare marketing per tutti. Quindi vuoi attirare come un magnete a te le persone giuste. Quindi vuoi concentrare i tuoi sforzi di comunicazione solamente con le persone che sono davvero pronte ad investire sulla tua offerta. Quindi le persone che stanno allo zero point, al punto zero. E questo è molto importante perché altrimenti non avrai alcuna visibilità e sarà estremamente difficile fare le prime vendite. Ora che sai chi è il tuo cliente ideale con precisione, dovrai creare dei contenuti che parlino direttamente a quella tipologia di persona. E ti ricordo che se vuoi puoi prenotare ora la tua consulenza gratuita e scoprire come costruire un'attività con clienti abituali e un reddito sicuro in poche settimane. Basta che scrivi coach nei commenti o clicca sul link nella descrizione. Ed ora torniamo a parlare di comunicazione e soprattutto di contenuti. Quando parlo di contenuti, soprattutto nel modello di business come il coaching, YouTube è il re. Non hai bisogno di avere centinaia di migliaia di follower o migliaia e migliaia di visualizzazioni, perché punterai ad essere super specifico. Ricorda che ti bastano anche 2 iscritti altamente coinvolti per effettuare le tue prime vendite. Quindi non creerai contenuti casuali sperando di beccare le persone giuste, perché, come detto in precedenza, pescherai in un piccolo stagno. La chiave per la vendita è conoscere a fondo il tuo cliente ideale e parlare la sua lingua. Metterai dei contenuti rilevanti allo zero point e questi contenuti creeranno una classificazione algoritmica. Una volta che l'algoritmo di YouTube ha capito a chi ti rivolgi, allora comincerà a proporre i tuoi contenuti a persone simili e alle stesse persone. Devi utilizzare YouTube come se fossero ads gratuite. Ovviamente ci sono altri sistemi di creare i leads, ma oggi ti parlo nello specifico di YouTube, perché prima inizi su YouTube è meglio, Quindi non sarà necessario creare migliaia di video, non quando sei specifico.
Però certamente devi mettere dei contenuti strategici che abbiano un alto valore. Così il tuo cliente ideale sentirà proprio come se stessi parlando a lui. Altra cosa che non dovrà mai mancare al tuo video sarà una chiara call to action, una chiamata all'azione. Quindi la parte più cruciale è avere contenuti più una chiara call to action per tutto ciò che condividi. Da lì, una volta che sai che tipo di messaggio giusto creare, devi combinare contenuti e call to action in modo da poter trasformare estranei in potenziali clienti, anche noti come lead. Una comunicazione magnetica è basata sul valore. Quando le persone trovano valore nei tuoi contenuti, è molto più probabile che vogliano fare il passo successivo per lavorare effettivamente con te. Quindi devi ricordarti di dire loro dove andare. Per esempio, dirai: se questo ti è stato utile o se ti rispecchi in questo, clicca su questo link per prenotare una chiamata di consulenza gratuita con me. Oppure clicca su questo link per scaricare la mia guida gratuita. E questo ci porta al passaggio successivo. Abbiamo contenuti più call to action che alla fine porteranno a una conversione diretta. Quindi dile loro cosa comprare, dove comprarlo e come comprarlo. Oppure li porterà nella tua lista email, perché stai costruendo un pubblico che possiedi ed è la risorsa più importante che puoi avere in un'attività online. Perché ricordati che una volta che la persona è nella tua lista email, anche se non acquista subito, può continuare a ricevere in modo diretto i tuoi contenuti e offerte. Chi non converti oggi in cliente, potrai farlo domani grazie alla lista email che corrisponde alla tua community. Ed ora vediamo la parte più importante dell'attività, le vendite. Se non hai vendite, hai solo un hobby molto costoso. E qui è dove molti cascano, soprattutto se partono da zero. Quindi è importante capire che questo elemento critico non funziona se non hai alcuni pezzi fondamentali in atto. Se non hai vendite, come ho detto, non hai un'attività e se stai solo creando contenuti senza una strategia, significa che stai costantemente ricorrendo potenziali clienti. Il tuo messaggio dovrebbe lavorare mano nella mano con le vendite per portarti i clienti giusti. In questo modo stai raggiungendo persone pronte ad agire, non solo curiosi che stanno solo dando un'occhiata. Quindi, in definitiva, devi capire che se sappiamo quale messaggio giusto creare, questo genera lead che si trasformeranno in vendite immediatamente oppure in un secondo tempo, ma almeno hai un percorso per portare le persone dai tuoi contenuti alla tua community, perché una volta che sono nella tua lista email potrai proporre anche i tuoi contenuti su YouTube, quindi potrai portare le persone anche nei tuoi contenuti. E questo è il lead magnet che parte da YouTube, ma con una chiara strategia e una chiara tipologia di persone in mente. È il lead magnet Zero Point di YouTube. Una volta ottenuti i primi clienti, la fase successiva sarà scalare il tuo business grazie all'automatizzazione, che sarà come una macchina pensata per liberare il tuo tempo, perché con il coaching agli inizi scambierai il tuo tempo per il denaro. Quindi il tuo primo lead generator sarà attraverso YouTube. I tuoi clienti ideali ti scoprono e diventano lead perché aderiscono ad una tua call to action e a quel punto verranno aggiunti alla tua lista e faranno parte della tua community.
non si dimenticheranno di te e a quel punto tu li nutrirai, per così dire, facendo consumare loro contenuti. Ed essendo clienti ideali in quella micronicchia, perché sono allo zero point, al punto zero, o comprano subito oppure faranno parte della tua community. E in quel caso dovrai inviare una sequenza di mail, perché prima o poi compreranno una delle tue offerte. In realtà il punto è che siccome i tuoi contenuti su YouTube e i tuoi contenuti nella campagna email sono rilevanti per loro, cioè gli interessano, parlano direttamente a loro, si nutriranno di essi, cioè li consumeranno, li andranno a vedere fino a diventare acquirenti. E ricordati anche un altro fatto. Il fatto è che il lead magnet di YouTube è particolarmente potente perché è in formato video e il formato video è uno dei più potenti che c'è in assoluto. Perciò più video guarderanno, consumeranno dei tuoi contenuti, più ti considereranno un esperto e più prima o poi effettueranno un acquisto, quindi saranno pronti a convertirsi da pubblico a lead, a prospect e poi a cliente. E tutto questo ad un certo punto è completamente automatizzato e tu non devi fare nulla. Anche il coaching, essendo automatizzato, ti consentirà di prendere più clienti contemporaneamente e quindi di scalare il tuo business. E tutto questo può avvenire in modo veramente molto veloce. Per questo adoro questo modello di business. Passi letteralmente da 0 vendite a 5.000 euro al mese e poi il mese successivo sei già a 15.000 euro al mese. E questo l'ho visto accadere molte volte. Nel mio programma di coaching spiego passo passo come puoi fare, ti do tutto quello che ti serve per creare la tua offerta e identificare il tuo cliente ideale e ti seguo lungo tutto il percorso. Ti porto da zero ad eroe nel giro di poche settimane. Se ti interessa sapere nello specifico, considerando la tua situazione personale, prenota ora una call gratuita. Metti coach nei commenti oppure clicca nel link nella descrizione. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!